9 settembre 2025, buonasera a tutti, grazie per essere qui al decimo incontro di AOG Italia. E visto che nemmeno stavolta qualcuno di voi si è fatto avanti con qualche proposta, sarò ancora io a intrattenervi. Iniziamo come sempre con una breve presentazione, e non tutti quelli che guardano questo video mi conoscono. Ho iniziato a programmare circa 40 anni fa e sono sviluppatore VBA da quasi 30. Ho lavorato come consulente per le Nazioni Unite per diversi anni, il che mi ha portato in paesi normali come Italia e Austria, ma anche in posti meravigliosi come l'Afghanistan, la Corea del Nord e l'Etiopia. Nel 2014 mi sono trasferito a Francoforte, in Germania, dove ho lavorato 5 anni per la Banca Centrale Europea e dove ancora vivo con la mia famiglia. Come alcuni di voi sapranno, negli ultimi anni ho pubblicato quelle che chiamo pillole VBA, ovvero trucchi e suggerimenti estremamente brevi per Access. E oggi vi mostrerò una ridotta selezione di queste pillole. Nessuna di esse è estremamente nuova o rivoluzionaria, anzi, probabilmente sono tutte cose, o la maggior parte sono cose che già conoscete, ma spero che comunque possano essere di qualche interesse per qualcuno. Quindi, senza frapporre tempo in mezzo, cominciamo subito con la maschera più popolata. Informazioni sull'hardware. Crash. Nome del computer, produttore, modello, processore e molte altre informazioni, tra cui la risoluzione del monitor, dei monitor e la memoria disponibile. Non c'è nulla di veramente originale qui, il codice è tratto principalmente dal sito web Microsoft all'indirizzo che vedete qua sotto. Dal punto di vista delle API, ovviamente si tratta di API, utilizza soltanto due funzioni per ottenere le unità disponibili. Le informazioni disponibili, tutte le informazioni, le unità, scusate, i dischi disponibili. Tutte le informazioni rimanenti vengono raccolte tramite Windows Management Instrumentation o WMI, che è una infrastruttura come dire, integrata di Windows per la gestione di dati e operazioni. Credo che la prossima generazione, che è chiamata Windows MI, per Management Infrastructure, è già disponibile e viene descritta come più facile da usare e spero proprio che lo sia. Quindi WMI può essere utilizzato per ottenere dati o automatizzare attività amministrative tramite script su computer locali e remoti. Si possono fare tante cose, è possibile scrivere script in VBA, in C++, in C Sharp, VBScript, che ha .NET, J Sharp e altri linguaggi. Ci si connette a un oggetto VMI utilizzando la funzione getObject con quello che è noto come moniker, che è una stringa che utilizza sempre le credenziali dell'utente attualmente connesso. Quindi non è necessario dare login e password. A volte è necessario un livello di rappresentazione, un impersonation level, per determinare come dire, il livello di sicurezza che un processo deve avere per accedere a un processo di un'applicazione client. Ma questa è una cosa un po' più complicata. Un moniker è composto comunque dal prefisso obbligatorio WinMGMTS due punti e da due componenti opzionali. Una impostazione di sicurezza, che è questa di cui parlavo prima, e un percorso dell'oggetto WMI. Non fingerò di essere un esperto in materia, ho studiato questo argomento senza approfondirlo troppo, quindi non entrerò ulteriormente nei dettagli che non conosco. Daniel Pinot, che è uno sviluppatore canadese, anche lui MVP per diversi anni, molto attivo e molto noto, ha pubblicato tempo fa un visualizzatore WMI sul suo sito web, devhat.net. Quindi probabilmente è molto più esperto di me sull'argomento. Comunque, la cosa interessante è che una volta stabilita questa connessione a questo componente chiamato CIMV2, è possibile interrogarne le tabelle. Per esempio, Win32 Computer System, che contiene informazioni sulla macchina locale, Win32 Processor,
Win32 Physical Memory, insomma, i nomi sono abbastanza autoesplicativi. Esistono poi altri metodi come questo instances of, ma ripeto, non ne so abbastanza per entrare più nel dettaglio. Questo codice un po' l'ho copiato da altre parti, un po' l'ho modificato per adattarlo, ma non sono sicuro di capire esattamente fino in fondo che cosa facciano queste funzioni. L'unica cosa originale fatta da me qui è questo, che non è fornito da nessuna API. Quindi ho sviluppato una piccola, funzione per trasformare un numero decimale in una frazione. Quindi prendo un valore che è dato da questo, cioè dal rapporto tra risoluzione orizzontale e verticale, questi numeri sì sono forniti dal WMI, e lo trasformo in una frazione. Per esempio, se metto un breakpoint qui per farvi vedere come funziona e faccio refresh, dovremmo prima o poi arrivare a quella riga, eccola, che ha questi valori. 1920, la risoluzione in pixel orizzontale, e 1080 verticale. Quando vado a far girare, a dare questi numeri in pasto a questa funzione, questa mi tira fuori 16 noni, che è appunto la risoluzione di questo monitor. È piuttosto empirico, devo dire, ma sembra funzionare. Questa è solo una minima parte delle informazioni che si possono recuperare. Recentemente, o meglio, non troppo recentemente, qualche tempo fa, Jason Lee Hayes, che è un collega, ha pubblicato questa immagine su un gruppo Facebook, e non solo è molto più bella della mia pillola, ma mostra anche un sacco di informazioni aggiuntive con tanta bella grafica. Andiamo avanti con un classico, l'eseguibile, cioè trova l'applicazione eseguibile per qualsiasi file. Sapete che Windows associa le estensioni dei file agli eseguibili, agli exe, quindi sa che un file txt viene aperto dal blocco note, accdb viene aperto da access e così via. Quindi possiamo selezionare un file, ho qui dei file di esempio, per esempio questo è un file di testo, e lui automaticamente trova, beh, io ce l'ho associata a Sublime Text, che è un altro editor, non è il classico Notepad, e ottengo comunque la possibilità di aprirlo massimizzato, oppure minimizzato, non lo faccio perché tanto non si vedrebbe, o normale. E notate che in questo caso non c'è differenza fra massimizzato e normale. Questo perché queste tre opzioni non sempre funzionano, dipende dall'eseguibile. Alcuni ricevono questo comando, altri no. È anche possibile aprire il pannello delle impostazioni della stampante direttamente per scegliere la stampante, l'opzione di stampa. L'eseguibile viene determinato utilizzando una funzione API, che sta qua sopra, eccolo qua, find executable, è una funzione di API di Windows che fa esattamente questo. Trova l'eseguibile associato a un programma. L'avvio dell'eseguibile viene come dire, effettuato utilizzando un comando shell standard. Quindi passo eseguibile, il nome del file e la grandezza della finestra, massimizzato, minimizzato, eccetera. Inizialmente qui avevo inserito anche questo pulsante print file per stampare direttamente il documento senza aprire il pannello delle impostazioni. E per fare questo utilizzavo shell execute. Poi ho scoperto che questa non sempre funziona, dipende dalla versione di Windows, dalle impostazioni locali e non so da che altro. Peccato, perché qui era interessante fare un paragone tra shell e shell execute. Almeno per me era interessante, anche se capisco che possa essere un po' troppo tecnico per qualcuno, ma per me era di grande interesse. E magari vi riassumo qua il succo, perché comunque può essere sempre utile. Dunque, innanzitutto, come detto, shell è un metodo VBA, di access.
Shell execute invece è una funzione API che abbiamo visto dichiarata più sopra. Shell execute può aprire qualsiasi file con la sua applicazione predefinita. Gli passo il nome del file, non l'eseguibile, soltanto il nome del file, mentre con shell è necessario esplicitare il percorso dell'applicazione eseguibile. Che altro? Shell execute può stampare un file, lo vediamo qui con questo parametro, che può essere print oppure open, per aprire semplicemente il file, ma non sono sicuro invece che shell possa stampare un file, anzi penso di no. La parte molto tecnica è che shell si può considerare un thin wrapper, cioè un wrapper sottile attorno a una chiamata winexec, mentre shell execute è un wrapper spesso, un thick wrapper, che esegue più chiamate di funzione shell execute. Non so se questo per voi ha senso, però questo è quello che accade quando viene chiamata una shell execute. Come potete vedere, attraversa diversi strati del sistema fino ad arrivare al cuore, al kernel, per poi tornare indietro per restituire il risultato. Questo la rende un po' più lenta rispetto alla funzione shell del VBA. Ovviamente stiamo parlando di nanosecondi, ovviamente, però comunque. E inoltre shell execute è più potente, proprio per questo motivo. Avevo tasto, ecco. Per esempio, ci si può connettere a una pagina web, per esempio shell execute 0 string l'indirizzo, facciamo per esempio eh, Google, null, un altro null e, boh, normal false. Ho sbagliato qualche cosa? Ah sì, non c'è la virgola. Continuo a sbagliare qualche cosa. Ah no, è che sciocco, scusatemi. Shell execute è definita all'interno del- dell'applicazione, non all'esterno. Quindi devo far attivare questo. Ok, adesso è definita, è riconosciuta, e come vedete parte il browser con Google. Questa cosa Shell ovviamente non può farla, non è in grado di farla. Shell execute è molto più potente della singola shell. Diciamo open e facciamo una mail a me stesso, come al solito una string, la seconda string e anche qui non posso. Ok, se eseguo questa operazione parte una mail già indirizzata a me stesso. Quindi shell execute è più pesante, bisogna definirla come API, però è decisamente più potente della semplice shell. Quindi scusate se sono andato un po' sul tecnico, ma questo è un argomento che mi appassionava e comunque anche qui niente di straordinario, sono nozioni comunque che prima o poi potrebbero essere utili. Se non conoscevate la shell execute, adesso la conoscete. Prossimo argomento, questo è molto veloce, è semplicemente l'apertura della lente di ingrandimento del magnifier di Windows da codice. È molto semplice dal punto di vista del codice, non c'è molto da dire. Abbiamo di nuovo shell execute che in questo caso apre il file della lente ingrandimento. Potrebbe non funzionare ovviamente se l'applicazione non si trova nella cartella standard di Windows, che è questa qui, ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti. Come muovere un form senza bordi? Sapete che un form senza bordi non ha la barra del titolo, quindi spostarlo sembra impossibile ed è probabilmente per questo che vengono usate finestre senza bordi. Ma in alcuni casi spostarlo potrebbe essere necessario, quindi io posso semplicemente prenderlo e trascinarlo, anche se non c'è una barra del titolo da trascinare. C'è più di una soluzione a questo problema, ma spesso si utilizzano funzioni API, che è una cosa che preferisco evitare quando possibile.
Quindi in questo caso uso send keys, che solitamente tendo a evitare più delle api, perché il suo comportamento è piuttosto erratico e imprevedibile, ma in un caso come questo sembra funzionare piuttosto bene. Quindi afferro la finestra mandando la sequenza up-down, cambiando il puntatore e eseguendo il comando move. In realtà un singolo send keys sarebbe sufficiente, ma non si sa mai cosa c'è nel form, dove si trova il cursore, cosa può succedere quando si invia un tasto al form, quindi è sempre buona norma inviare un altro tasto opposto al primo per almeno provare a compensare qualunque effetto possa avere il precedente. Anche questo molto semplice. Questa è carina. Cattura un'istantanea, ma solo della finestra attiva, non di tutto lo schermo, come si vede in genere. Quindi se io apro un Explorer, mettiamolo così. Dunque è necessario selezionare una cartella di destinazione, posso usare questa, questo. Dopodiché, quando clicco Start, lo scatto non viene effettuato immediatamente, ma è impostato un leggero ritardo che mi consente di selezionare la finestra attiva, perché altrimenti la finestra attiva è questa in questo momento. Se io clicco qui, mi verrebbe fotografata questa e non è quello che voglio. Quindi ho un leggero ritardo per andare a selezionare un'altra finestra, renderla attiva, eccolo, ed ecco qui che è stata fatta lo snapshot soltanto della finestra attiva e non di tutto lo schermo. È una cosa un po' particolare, in genere si trova facilmente il codice per fare uno screenshot dello schermo, ma non della singola finestra. Come funziona? Molto semplice, non troppo. Ho creato una classe per questa funzione, classe screenshot, che rende semplice la cosa, perché questa può essere facilmente importata in qualsiasi progetto e usata così com'è. Si tratta essenzialmente di una sbrodolata di funzioni API che si occupano principalmente della clipboard, degli appunti di Windows. Lo schermo, lo shot vero e proprio, lo screenshot vero e proprio viene creato simulando una sequenza di eventi da tastiera usando la funzione API keyboard event. Una volta importata, la classe è molto semplice da usare. Come tutte le classi, viene creata una istanza, viene chiamato la funzione che esegue lo screenshot e poi quella che salva lo screenshot nel folder. Quindi l'utilizzo è estremamente semplice, al netto di tutto il resto che è soltanto gestione errori, eccetera. Questo è il secondo e mezzo che passa prima di eseguire effettivamente lo screenshot dopo il click. Andiamo avanti velocemente. Anche questo è divertente, è utilizzare un sottomaschera per proiettare l'immagine della webcam. Quindi questa è la sottomaschera, questa celeste. Posso far partire la webcam, eccomi qui, posso scattare uno snapshot e salvarlo sul form, scusate, sul disco. Posso, bella foto, posso aprire i settaggi della webcam, quindi posso per esempio ridurre, eccomi, scegliere un'altra dimensione, riporto come stava prima, e infine fermare la webcam. L'aspetto positivo è che l'intero processo è gestito da due sole funzioni API, queste qua, Create Capture Window e Send Message. Una volta che la sottomaschera è stata, come dire, agganciata al processo interno tramite la prima funzione, questo è l'handle della sottomaschera. Una volta è stata fatta questa operazione, tutto il resto viene eseguito tramite un normale send message. Il codice dello snapshot è molto più semplice rispetto a quello visto nella pillola precedente, ed è ovvio perché in quel caso si poteva selezionare qualsiasi finestra attiva.
in questo caso sappiamo esattamente qual è la finestra di destinazione ed è all'interno di Access, quindi il codice può essere più semplificato. Anche gli altri comandi, far comparire le opzioni e interrompere la webcam sono ottenute tramite send message. Veniamo adesso a una pillola che ha avuto molte discussioni, mandare un messaggio tramite WhatsApp. Purtroppo l'app client di WhatsApp deve essere installata correttamente sul computer. Ora ce l'ho, ma non la apro. Qualche anno fa una mia presentazione ha causato alcuni problemi perché ho mostrato informazioni che qualcuno ha ritenuto riservate. Non lo erano, ma non è questo il punto. Quindi questa volta cercherò di essere più furbo e quindi ho preparato una breve clip con aree sfocate su tutti i dati che potrebbero essere percepiti come sensibili. Quindi, come potete vedere, basta inserire il numero di telefono, scrivere un breve messaggio e premere invia. La prima volta che viene utilizzato compare questa finestra che chiede all'utente il permesso di accedere a WhatsApp. Quindi si può deselezionare questa chiedi sempre, per cui comparirà le volte successive non comparirà. Andiamo avanti e dopo pochi secondi il messaggio appare su WhatsApp del destinatario, in questo caso ovviamente io stesso. Come si fa? Si crea una istanza di internet, del browser di internet, si naviga alla pagina WhatsApp passando il numero e il messaggio. C'è un breve ritardo per assicurarsi che questa navigazione sia portata a termine e poi si usa SendKeys purtroppo anche qui mandando l'invio, il tasto corrispondente all'invio. Anche in questo caso sembra funzionare sempre. L'unico problema sono le prestazioni del computer che potrebbero, come dire, influire su questo valore che potrebbe essere più alto o più basso, insomma. Non sono del tutto sicuro che questo metodo funzioni ancora oggi con il nuovo componente internet di Access perché non ho avuto né il tempo né l'interesse a fare questa prova. Dopodiché sono stato subissato da una marea di messaggi, come si fa a inviare immagini o a legare documenti, o come inviare messaggi a più destinatari, eccetera. Non lo so, non ho trovato un modo di farlo senza usare eh, soluzioni di terze parti come il famoso Selenium e comunque tutto sommato penso che non sia nemmeno possibile e tutto sommato non so se ve lo direi se lo sapessi perché non voglio dare l'avvio a catene di Sant'Antonio, stati di spam e via dicendo. Passiamo a qualcosa di completamente diverso. Record set, come cancellare dei duplicati? È un'attività comune quando si hanno dei record, già rilevare e eliminare eventuali duplicati. Esistono diversi modi per far ottenere questo risultato, ma quello che preferisco io è una semplice query SQL. Come vedete, qui abbiamo un duplicato, il signor Sulu Hikaru della zona ovest compare in due record. Voglio eliminare questo secondo record. Ok? La soluzione che preferisco è questa qui, una semplice query. Per prima cosa raggruppo tutti i record per tutti i campi, su ogni campo. Poi estraggo il primo ID di ogni gruppo. Quindi in pratica sto selezionando un record per ogni gruppo. Questa select seleziona un record per ogni gruppo. Infine elimino tutti i record il cui ID non è compreso in questo sottoinsieme. E questo è tutto. È molto semplice. Quindi, quando vado a eseguire questa query, questo secondo subito dovrebbe scomparire e infatti è scomparso. Domanda, ma le prestazioni su set di record enormi non credo che dovrebbero essere un grosso problema. Forse chi di voi ha più esperienza con le prestazioni della query
può discutere questo argomento meglio di me, ma uso questa query da anni ormai, anche su set di record piuttosto popolati, più di 1 milione di record, e non ho mai dovuto aspettare troppo a lungo. In ogni caso si tratta evidentemente di un'operazione di manutenzione periodica, quindi se devo aspettare qualche secondo ogni settimana, ogni mese, penso che sia accettabile. Per quanto riguarda il codice, non c'è nulla, semplicemente la query viene costruita ed eseguita normalmente, niente di che. Passiamo alla prossima, che forse è anche interessante, anche questa. In molti casi è utile conoscere l'ID successivo che verrà generato automaticamente da Access come chiave primaria di una tabella, ma prima che venga effettivamente generato. Quindi io ho questa tabella qui con un record fittizio il cui ID è 1, come appunto è indicato in questa casella di testo. L'ultimo ID attualmente è 1. Quando premo il pulsante, questo, io vedo che il prossimo ID sarà 2. Notate che nessun record è stato creato ancora, eh? E fin qui, vabbè, tutto bene, si potrebbe dire, ok, bravo, hai aggiunto 1 all'ultimo ID, ma ovviamente non è così semplice. Se io aggiungessi dei record e poi li cancellassi, quindi siamo arrivati a 3, se poi li cancellassi, il prossimo record che aggiungo avrà il D4, non 2. Ok? E questa cosa ovviamente il prossimo sarà 5, visto che il 4 già l'ho bruciato, e il programma fa esattamente questo, va a cercarsi il prossimo record, il prossimo ID senza che alcun record venga effettivamente creato. Come si fa? Non è proprio immediato. Per farlo dobbiamo innanzitutto trovare il campo che fa da chiave primaria, perché potremmo non conoscerlo a priori. Quindi quello che faccio è scandire, esaminare tutti gli indici della tabella alla ricerca di un campo che sia marcato come indice primario. Ok? Questo è quello che fa questa funzione. Trova questo campo e ne restituisce il nome. La prossima cosa, questa che funzione qui, la prossima cosa da fare è interrogare il catalogo ADOX, che forse non conoscete. Come dire, ADOX è un catalogo che contiene collezioni che descrivono lo schema di un'origine dati, tabelle, viste, gli utenti e così via, gruppi, procedure, tutte queste cose qui. Quindi interrogo l'ADOX, quindi creo un oggetto di tipo catalog ADOX, lo connetto al database corrente e vado a chiedere questa proprietà, la proprietà seed del campo primario che ho trovato, della chiave primaria che ho trovato. Sembra un po' contorto, ma se ci pensate un attimo, poi alla fine, se esaminate bene il codice con attenzione, capite che è molto lineare in realtà. Certo, usa oggetti un po' sconosciuti, un po' poco conosciuti, ma comunque il concetto dovrebbe essere chiaro. Ho trovato questa funzione abbastanza utile in certi casi quando dovevo assicurarmi, per esempio, che non dovessero esserci ID duplicati prima di aggiungere un record e così via. Passiamo ad un'altra funzione abbastanza utile, che può essere utile, che legge tutti i file in una cartella, memorizzandone i nomi in un array. Per renderlo più interessante ho anche aggiunto la possibilità di fare una ricorsione nelle sottocartelle e di selezionare file specifici in base ai loro nomi. Per vederlo in azione ho preparato una cartella, questa, fittizia, con file casuali presi da cartelle di Windows prese a caso, spero che non ci siano dati sensibili. E quindi quando lo seleziono tramite questo pulsante, questa, Read Folder, e quando premo il pulsante viene letta soltanto la radice, questo ovviamente. Se invece seleziono
ricorri nel sottodirectory, allora vengono letti tutti i file. Se voglio solamente, che so io, i file di registro, per esempio i file di log, allora posso mettere una maschera e vengono letti soltanto i file di log. Il codice, anche qui non è immediato, c'è una funzione che però è semplicemente dove sta, scusate? Un innesco per la seconda. Questa doRead è la vera funzione che legge la tabella, la cartella. È una funzione ricorsiva. Questa prima di livello superiore serve solamente per innescare la ricorsione. Niente anche qui di veramente rivoluzionario. Uso la funzione dir per selezionare tutti i file rilevanti in base alla maschera immessa e finché ne trovo li inserisco in un array che viene poi restituito. Se richiesta la ricorsività, uso un oggetto di tipo file system object, che suppongo conosciate, sono abbastanza popolari, per navigare fra le sottocartelle e chiamo ricorsivamente la stessa funzione, quindi se stessa, in modo che i nuovi file vengano aggiunti. Questo folder // che vedete qui è semplicemente una funzione molto banale che si assicura che il percorso finisca con un backslash, perché altrimenti la chiamata dir non funziona correttamente. Un dettaglio. Come potete vedere, i nomi più lunghi sono stati accorciati, perché altrimenti non sarebbero entrati nella list box. Infatti, se io elimino questa funzione, come vedete, i nomi vanno fuori, vanno oltre il limite della list box e diventa difficilissimo da leggere. Così è molto più chiaro. E questo è proprio l'argomento della prossima pillola. Oh, io sto andando abbastanza veloce sul codice, non volevo spiegarvi tutto in dettaglio, se volete ve li scaricate e ve li studiate per conto vostro, questo è esattamente lo scopo originario di queste pillole. Vi dirò poi dove trovarle. Questa è la prima cosa totalmente originale che vediamo oggi, il che significa che è qualcosa che ho creato io stesso e non deriva da frammenti di codice trovati da qualche parte. Quindi seleziono un percorso lungo, che per esempio potrebbe essere questo, ancora preso casualmente dalle cartelle Windows, come vedete è molto lungo, no, poi finirà, eccolo. Essendo troppo lungo fuoriesce dalla casella di testo. Possiamo tagliarlo al centro, per esempio 90 caratteri, ok? E 90 va bene. Oppure possiamo tagliarlo a sinistra se vogliamo concentrarci sulla parte finale destra del percorso, che di solito è la più significativa. Notate che le due opzioni utilizzano algoritmi leggermente diversi, quindi 90 è perfetto per un taglio centrale, ma è eccessivo per un taglio a sinistra, che potrebbe essere magari 85. Ecco, vedete che è tagliato qui a sinistra e mantiene la parte finale, che in genere appunto è quella più significativa. Se la dimensione è troppo piccola, metto 0, l'intera stringa elegantemente si riduce a una singola ellissi. Come si fa? Entrare nei dettagli ci vorrebbe un po' troppo tempo, quindi ho preparato un filmatino, una piccola clip che mostra il concetto di base. Eccolo qui. Allora, come funziona? Dunque, in pratica, la stringa viene divisa nei suoi componenti in base alla backslash, alla barra rovesciata che separa le cartelle. Quindi, supponendo che stiamo tagliando a metà, la prima delle due opzioni, il componente centrale viene sostituito dai caratteri sostitutivi, in questo caso i tre puntini per impostazione predefinita, ma possono essere cambiati. Viene verificata la lunghezza di questa nuova stringa, che è certamente più corta, e se è inferiore alla soglia impostata dall'utente, inferiore o uguale, la procedura termina e viene restituita questa stringa. Altrimenti, se è ancora troppo lunga, questa parte viene eliminata e viene effettuata un'altra sostituzione e si riparte. Quindi è un loop, è un ciclo, fino a quando la stringa si riduce abbastanza per poter
soddisfare il criterio dell'utente. La prossima clip, parliamo di file compressi. A volte è utile sapere quanti file ci sono in un file compresso. Quindi selezioniamo il file, ne ho preparato uno, per esempio questo. Anche qui si può mettere un filtro sulle estensioni, si possono contare le cartelle e o i files, ma insomma vediamo che succede. Ci sono 0 folders e 592 file. Ovviamente qui dovete andare un po' sulla fiducia, ma se volete possiamo aprirlo da qui e vedete che ci sono 592, esattamente 592 file senza sottocartelle. Proviamo con il secondo. Qui dovrebbero esserci delle cartelle. Questo file qui, sì, ci sono tre cartelle per un totale di 412 file, che vabbè sono contenuti qua dentro, questi sono due, vabbè dai, fidatevi, queste sono uno, fanno tre, questi sono 409 più 3, 412, esattamente quelli indicati qua. Possiamo selezionare appunto le estensioni specifiche che ci interessano, per esempio, non so, FTB, oppure, che altro c'è? CFG, ho visto, e in questo caso abbiamo solo tre folder e un file, che sono quelli che soddisfano queste impostazioni. Come si fa? Allora, nel codice le cartelle e i file vengono conteggiati separatamente, anche se il codice è lo stesso. Però quando contiamo i file passiamo anche le estensioni che vogliamo filtrare. Ora, per gestire un file zip, creiamo un oggetto shell e apriamo il file col suo metodo namespace. Non so se avete mai avuto modo di incontrare questo tipo di sintassi, di oggetti. Comunque, la cosa importante da notare qui è che il nome del file deve terminare con una barra rovesciata, altrimenti come fosse una cartella, altrimenti non funziona. E questo perché per Windows un file zip è effettivamente una cartella, viene considerato come una cartella. Dopodiché zip count, questa è una struttura simile a quello che abbiamo visto prima con doRead, questo è semplicemente un innesco della ricorsione. Zip count è il vero cuore del meccanismo qui, è una funzione ricorsiva che esegue il conteggio vero e proprio. Quindi legge ogni elemento all'interno del file. Se è una cartella, allora richiama se stesso passando la cartella. Quindi di fatto innescando la ricorsione leggendo all'interno delle cartelle. Spero che per voi la ricorsione non sia un mistero gaudioso, per molti lo è, ma è una tecnica estremamente utile. Andiamo avanti rapidamente, passiamo oltre, ma restiamo ancora nell'ambito dei file zip. Come facciamo per comprimere o decomprimere dei file? Questa è un'altra pillola pubblicata originale, non ho copiato il codice da altre parti, anche se sospetto che qualcuno l'abbia già fatto, però questa non l'ho mai pubblicata per il motivo che adesso vi dico. Per iniziare zippiamo alcuni file, quindi selezioniamo la cartella di origine, zippiamo questa, che già l'ho preparata, e sono gli stessi file di prima. Anche qui possiamo scegliere di ricorrere nelle sottocartelle, impostare una maschera per comprimere solo file specifici, eccetera. Per farla breve, qui metto solo una maschera, si potrebbe modificare per mettere più di una come ho fatto prima. Creiamo lo zip in una cartella apposita, per esempio sempre qui nella cartella zip, anzi facciamo così la vediamo. La cartella zip è questa, che attualmente è vuota, contiene soltanto i file da zippare. Per prima cosa leggo i file per visualizzare in anteprima i file che verranno compressi. Questo elenco non è modificabile, ma è possibile aggiungere del codice per eliminare i file indesiderati o aggiungerne altri manualmente, quello che serve. Quando clicco su zip, il file viene creato
i file vengono compressi ed eccoci qua. Abbiamo tutti i file che abbiamo zippato. La decompressione funziona più o meno allo stesso modo. Seleziono il file da decomprimere, quello che ho appena creato, anche qui ricorsione, file mark, eccetera. Lo decomprimo dentro la cartella unzip, che è quest'altra, che ho tenuto separato, così si vede che è vuota. Anche qui faccio una preview dei file e ancora una volta potremo aggiungere codici per eliminare file indesiderati, eccetera. Quando eseguo unzip sull'altro monitor, parte la finestra di Windows ed eccoci qua con i nostri file scompattati. Diamo un'occhiata allo zip, scusate, al codice. Prima la parte di zip. Dov'è? Eccolo qua. Quindi anche qui abbiamo come la read di prima, è semplicemente serve come innesco per la ricorsione. La funzione ricorsiva fa esattamente quello che faceva prima, quella che abbiamo visto, quindi sempre con dir tira fuori tutti i file con questa maschera e con questa struttura del nome, li passa tutti in esame e li mette dentro un array che viene poi restituito. Prima di questo, se c'è una ricorsione, di nuovo creo un file system object e per ogni cartella richiamo la stessa funzione che legge le cartelle. Esattamente uguale a quello che abbiamo visto prima. La parte interessante è nel codice del pulsante run. Non entro nei dettagli, vi dico soltanto che tutte le variabili che entrano in gioco in questo gioco appunto devono essere variant, e questo è il motivo per cui faccio questa assegnazione. Queste sono variabili stringa che non andrebbero bene, devono essere castate, come si dice, nel formato variant. Questa è la parte che mi impedisce di pubblicare questo codice. Tutti i file selezionati vengono copiati in una cartella temporanea. Quindi per zippare i file selezionati, io li copio tutti quanti in una cartella temporanea. Questo perché è facile poi usare namespace per comprimere un'intera cartella, ma non ho mai trovato un modo efficiente per aggiungere un singolo file a un archivio. In ogni caso, una volta copiati tutti i file nella cartella temporanea, viene creato un file zip vuoto. Un file zip vuoto è un file che inizia come un file di testo sostanzialmente, ma all'inizio gli viene messa una sequenza di caratteri ben precisa. Una P maiuscola, una K maiuscola, un paio di caratteri non stampabili e una sequenza di 18 zeri consecutivi. Questa è l'intestazione di tutti i file zip. Windows apre un file, se trova questa intestazione all'inizio, questa sequenza di caratteri all'inizio, lo tratterà come un file zippato. Chiudiamo questo file, dopodiché usiamo appunto i metodi dell'oggetto shell per copiare i file dalla cartella temporanea dentro questo file che abbiamo creato. È semplicemente una copia. Vi ho detto prima che Windows vede i file zippati come fossero cartelle. Questo è esattamente identico alla copia di un insieme di items, di file, da una cartella dentro un'altra cartella. In questo caso un file zippato. C'è poi vabbè, un controllo su quando finisce, non stiamo ad andare troppo in dettaglio. La parte di unzip è più semplice. Di nuovo converto le stringhe che ho passato in variant, se no non funziona, creo l'oggetto shell e faccio il contrario, cioè copio dal file zippato, che viene visto di nuovo come una cartella, dentro la cartella target. E questo è tutto. Ripeto, non entro troppo in dettaglio, se volete potete studiarvi il codice o magari ne possiamo parlare eh, al di fuori di questo incontro. Ne mancano un paio, abbastanza veloci, quindi abbiamo quasi finito. In questo modo ho raccolto un paio di cose rapide che non possono essere dimostrate propriamente durante questa presentazione, ma penso che sia comunque utile da sapere.
La nota funzione lock per bloccare la postazione di lavoro, è abbastanza comune, spero però che alcuni di voi non la conoscano, e ovviamente non premerò questo pulsante adesso. Un elenco degli utenti connessi a questo database, ora ci sono soltanto io, ma se il database è condiviso, ad esempio in un backend, potrebbero essercene più di uno collegati. E poi il punto decimale, che dipende dall'impostazione internazionale del computer. Io ho impostato l'inglese, quindi il punto decimale è un punto. Se avessi impostato l'italiano, questo mostrerebbe una virgola. Anzi, ce l'ho aperto, possiamo fare questa prova. Ecco, adesso il mio formato regionale è inglese. Se io lo cambio in italiano, essendo adesso italiano, faccio un refresh e vedete che adesso il punto decimale è rappresentato dalla virgola. Ritorno a inglese, non trovo più, ecco, inglese, refresh, e adesso il punto decimale è tornato a essere virgola. Vediamo un attimo il codice. Allora, per il lock della workstation è molto semplice, si chiama la funzione API lock workstation, quindi niente proprio di... E get users è più complicato. Ora sono un po' in ritardo, quindi non vorrei andare troppo in dettaglio, ma quello che succede è che la connessione del database corrente, il file corrente, contiene una funzione che si chiama OpenSchema e va bene, qui metto delle note per cui si capisce cosa fa, diciamo che tira fuori queste informazioni, un array con queste informazioni, computer name, login name, chi è connesso e un flag che credo che in Access non serva, servirebbe credo in SQL Server, ma in Access penso che non serva. Comunque tiro fuori queste informazioni, le metto dentro una stringa e questa stringa poi la passo come raw source di questa listbox, quindi anche qui niente di particolarmente complicato. Quello che è più interessante invece secondo me è questa, anche questa è una funzione originale, la sono inventata io. Si può fare in molti modi, ma tutte implicano le API. Una funzione API per capire quali sono le impostazioni regionali, se sono italiane, inglesi, eccetera. Io ho fatto una cosa molto più semplice. Ho pensato a una cosa molto più semplice. Prendo una stringa che rappresenta un numero decimale, la converto in single. Se questa conversione viene riconosciuta, se questa con la virgola viene riconosciuto come decimale, allora vuol dire che la virgola è il separatore decimale corrente e quindi sto in italiano. Se invece questa qui non è, questa uguaglianza non è verificata, allora vuol dire che avrei dovuto usare il punto e quindi sto con le impostazioni inglesi. Non so se mi sono spiegato, ma insomma è abbastanza chiaro. È un modo anche questo molto empirico, non utilizza API, è estremamente veloce, non utilizza variabili di nessun tipo, però sembra funzionare correttamente. Forse qui, come si dice, ho scoperto l'acqua calda, cioè una cosa comune che tutti sanno, ma insomma, vi garantisco che questa l'ho fatta io, non ci ho dedicato troppo tempo a cercare su internet su questo argomento. L'ultimo argomento, l'ultima pillola, è la tastiera. Come facciamo a riconoscere i tasti rilevati? In certi casi può essere utile. Ogni tasto che premo viene rilevato, per cui per esempio, che ne so, control, dove sta? Control, eccolo qui. Nablock e insert sono già cliccati, questo è lo spazio, block maiuscole, questo qui, anche il backspace, lo premo e si accende. ESC, anche il tasto ESC, ma anche i tasti funzione, i tasti del tastino numerico, qualsiasi altro tasto è sostanzialmente rilevabile. Questo si basa su alcune funzioni API, ovviamente, ma anche su un po' di aritmetica binaria, un po' di funzioni API, che sono queste qui, ma anche un po' di aritmetica binaria, come per esempio il controllo di queste chiavi qui. Vedete che sono degli AND, è un po' più complicato. I tasti possono essere impostati anche tramite codice, possono essere impostati tramite codice, quindi posso, come dire, premere i tasti via codice utilizzando questa funzione o questa funzione che abbiamo già visto quando abbiamo
esaminato screenshot, e questo in alto è l'elenco dei tasti che è possibile rilevare, che è possibile controllare da queste funzioni, quindi leggere e impostare. Non ho controllato tutti questi codici, solo questi, per questo gli altri sono commentati. D'altra parte non è una priorità, se volete potete scaricarvi la pillola e come dire, sperimentare per conto vostro. Bene, questo è tutto, sono andato un po' lungo, scusatemi. Sono anche consapevole di non aver mostrato nulla di innovativo oggi. In realtà volevo mostrare qualcosa di più complicato, una tecnica per usare delle classi, ma poi mi sono ricordato che non tutti voi siete a vostro agio con le classi, giustamente, e quindi ho optato per qualcosa di più pratico, anche se decisamente più semplice. Probabilmente la cosa più originale qui, a parte questa della virgola, è la funzione per trasformare un numero in frazione. Questa è quella che restituiva 16 noni per le dimensioni del monitor. Però devo dire, onestamente, che molte di queste pillole mi sono state utili in passato e alcune le uso anche adesso, e in una versione magari più contorta, più complessa, ma il ragionamento di base è questo. E spero appunto che anche qualcuno di voi possa trovarci un minimo di utilità. Le potete trovare tutte sul mio negozio, andate sul mio sito, facilmente santochiamanti.com, è facilmente raggiungibile. Trovate qui, questo è il link al negozio, e qui trovate le PBA Pills, tra tante altre cose, tutte e molte di più, tutte quelle che ho pubblicato, in totale sono 38 se non sbaglio. Questa abbiamo vista, per esempio, la web l'abbiamo vista, eccetera. Li potete scaricare gratuitamente, non c'è nessun problema. Se volete, poi sul mio canale YouTube trovate dei filmati sia relativi a queste pillole che ad altre cose. Alessandro Grimaldi dovrebbe essere tra i primi. Il primo addirittura, eccomi qua, sono riconoscibili. E tra le varie playlist, se vi interessano le pillole, eccole qua. C'è DBA Pills che lista tutte le 38, 36, no, 38 pillole. Non so perché non siano ordinate, ma insomma, comunque sono, ecco, 38. C'è un breve filmatino di pochi secondi che fa vedere l'utilizzo. Se poi volete c'è anche VBA, è un'altra playlist in cui ci sono molte più cose, magari alcune anche interessanti, più o meno interessanti, eccetera. Bene, questo è tutto. Se ci sono domande le prendo volentieri, se non vi siete addormentati, ovviamente. No, no, molto interessante Alessandro, si vede la tua dimistichezza con tutta una serie di funzionalità. Ti faccio una domanda insomma, da praticone più che altro, me la sono sempre Sì. posta, ma da quando ho iniziato a studiare il Visual Basic, quindi dalla versione 3 in poi, mi dicevano i manuali che bisognava distinguere le funzioni VBA mettendo il dollaro o meno. In questo caso ho visto che tu hai utilizzato la funzione trim senza dollaro. Quindi perché Dunque, rilascia un variant che occupa più memoria ed è più lento, mentre se sì. faccio trim dollaro, allora mi rilascia una stringa perché normalmente io lavoro con le stringhe ed è più veloce ed è tutto ottimizzato. La domanda è questa: tu hai fatto una scelta, diciamo, di questo tipo o perché? Sì, il dollaro serve a distinguere in basic, quindi già dal GV Basic degli anni Sì, Dell 80. Basic, sì, esatto, sì, 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 sì. ha sempre avuto il significato di stringa. Ok? Ci sono le funzioni, le vecchie funzioni basic che erano tutte così, erano mid stringa, non so se ti ricordi, Sì, c'è le right stringa, sì. tutte queste cose qua, per indicare che lavoravano sulle stringhe, erano funzioni che L'F, lavoravano sulle stringhe. sì, è E, chiaro, sì. e anche ovviamente, come giustamente detto, trim stringa e tante altre, Sì. per indicare che lavoravano sulle stringhe. Sono state mantenute queste come, per compatibilità con le versioni arretrate.
Hai ragione, se tu usi mid-stringa sei sicuro che il ritorno è una stringa. Il valore ritornato è una stringa. Se Sì, non metti la stringa, il valore ritornato è un variant, sì. che, hai ragione, occupa più spazio, è più lento e tutto quanto. La domanda è, ti serve veramente questa ottimizzazione? Nel senso, Eh, o hai una di queste funzioni dentro un loop di 100.000 cicli, per cui magari un nanosecondo qui, un nanosecondo lì, alla fine la differenza è sensibile. Ma se non è così, direi che è assolutamente equivalente, write o write string, a meno che non ti serva specificatamente una stringa. Allora, invece di fare qualcosa tipo convert stringa mid, sì, sì. ok? Allora, invece di fare questo, potresti fare semplicemente mid stringa e sei sicuro che Chiaro, quello che chiaro. ti ritorna è una stringa. Io non lo metto più perché è un carattere in più che tutto sommato con i computer di oggi, la memoria che c'è, i processori che ci sono, la differenza in velocità è talmente minima che come dire, non è proprio percettibile, ecco, non mi viene la parola. A Chiaro, meno appunto chiaro, di chiaro. avere particolari casi in cui ti serve una stringa o ti serve necessariamente una stringa, volevo dire, quindi in quel caso sì. Se è possibile, avevo un'altra domanda, a meno che non ci Ma siano degli certo, altri amici. vai, Mi vai. pare che quando tu vai a scegliere l'ID successivo, praticamente Sì, crei tu quelle funzioni con lo schema ADO e quant'altro, io sì. normalmente lo risolvo in un altro modo e ti Mhm. chiedo se funzionava. Utilizzo una funzione lookup in cui gli dico di andarmi a prendere l'ID di quella tabella ordinata in modo discendente. Gli metto select top più 1 ed è velocissimo perché mi dà l'ultimo numero, l'ID, aggiungo 1 e so qual è il numero successivo, senza E No, ricreare le funzioni ADO. allora, non innanzitutto il funziona. lookup è lento, quindi se ti preoccupi del segno del dollaro sulle variabili, No, ho una ti funzione dico, personalizzata, infatti select top 1 molto più veloce rispetto al lookup. e c'è il problema che ti ho fatto vedere prima, se tu inserisci dei record e poi li cancelli, l'id non è più sequenziale, quindi il fatto di aggiungere uno non è corretto. Se tu hai il record 1, 1 con l'id 1 Ah, e ne sì, sì, aggiungi sì, altri due, ho capito quello che hai detto tu. Sì, chiaro? sì, mi torna, grazie. Eh, Sì, sì. Il se sei, Salvatore funzionerebbe solo se il tuo ID lo costruisci tu ogni volta. Ogni volta lo creo, sì, a volte mi è capitato di decidere io l'ID, sì, vero. sì, questa l'avevo fatta proprio per quel motivo lì, perché altrimenti non avrebbe motivo di esistere, perché era un database, quello su cui stavo lavorando, un database multiutente e Sì, c'era una chiave che veniva costruita dal codice, quindi dovevo assicurarmi che non ci fossero duplicati che arrivassero da utenti diversi. Ovvio che perfetto, normalmente se l'ID è un autonumber gestito da Access, questo diciamo che ha poco senso. Però poteva avere senso per conoscere in anticipo l'ID del record successivo, in certi casi è utile. perfetto, grazie. Va bene, per il prossimo appuntamento avremo un ospite d'eccezione. Cos'è Luna Aleisos, se l'ho detto bene, Hai detto detto benissimo. detto Quanco per ovvi motivi. Sì, sì. Quanco è anche lui un Access MVP, una di quella ventina di personaggi in tutto il mondo premiati da Microsoft per il loro impegno nella diffusione di Access. È anche presidente del capitolo spagnolo di Access User Groups, istruttore per LinkedIn Learning, organizzatore di eventi e tante altre cose. Quindi qui in copertina vedete i link che puntano al suo sito, al canale YouTube, eccetera. Quanco è riuscito a essere qui con noi stasera, di questo lo ringrazio. Grazie per aver trovato il tempo di collegarti. Mi fa Grazie a piacere voi. veramente che tu sia qui a presentare il tuo intervento e ti cedo il microfono, è tutto tuo. Niente, prima di tutto grazie a Alessandro per l'invito. Secondo, sarà divertente stare con voi, soprattutto per sentirmi parlare in italiano, diciamo così. Italiano. E, e un pezzettino
di italiano parlo, però non molto bene. Però comunque l'argomento, il motivo della mia presentazione, del mio Parlamento sarà un po' come imparare BVA approfittando dell'intelligenza artificiale e anche il Visual Studio Code. Più che parlare io, sarà l'intenzione di fare un colloquio insieme e provare a fare insieme con voi come approfittare l'UVA. Alessandro mi ha detto che nessuno conosceva molto bene il PVA, questo è falso, siete bravissimi parlando dell'UVA in questi ultimi 20 minuti. Comunque sarà interessante vedere come approfitto io, soprattutto Visual Studio Code, e le nuove estensioni che permettono collegare Access, soprattutto VBA, il codice, per imparare, fare refactorizzazione, come scrivere i commentari del codice. Queste cose che a nessuno ci piace ma sono importanti e che sono faticose e che ci possono aiutare tanto, no? Ma spagnolo, potresti anche farlo in spagnolo, probabilmente la capiremo lo stesso, dai, spagnolo e italiano sono molto simili. Comunque, grazie Sì, 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 Franco, così. Grazie a voi. sono personalmente molto curioso di assistere a questa tua presentazione di conversazione. L'intelligenza artificiale di questi tempi è sempre molto, come dire, sotto i riflettori, nel bene e nel male, e per quanto io abbia parecchie riserve su questo argomento, sarà sicuramente molto interessante sapere cosa ci potrà dire e mostrare un esperto della materia. Quindi grazie ancora, chiudiamo quindi qui, siamo andati un po' lunghi. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti, spero di vedervi nuovamente il 14 ottobre. Grazie a tutti e buona serata.